3 motivi per non maneggiare serpenti. Ovviamente ce ne sono molti altri, entra in discorso anche quando, e sicuramente molti di voi non ci pensano neanche ad averne uno di motivo. Ma diciamo che ci sono parecchi improvvisati, quindi in questo video scopriamo almeno 3 motivi per cui non maneggiare serpenti. Ma lo scopriamo dopo la sigla. Ciao ragazzi, bentornati su Reptile Nation. Come sempre siamo in giro, ci siamo, primi risvegli, già 2 vipere maschi visti operativi, quindi non facciamo altro che cercare qualcosa da mostrarvi. Non ho ancora modificato le cesoie, ma per il semplice motivo che le voglio usare per gli asparagi, e sperando di non fare da parafulmine per questo traliccio dall'alta tensione sotto cui sto passando, sperando che non mi faccia male al pipino, quindi mi sbrigo e me ne vado. Messo al sicuro il regale pipino e avendo constatato che qualcuno ci ha fatto già secchi parecchi asparagi, veniamo al nostro argomento. Parliamo quindi dei momenti, anzi no, che ho detto, fermi tutti, dei 3 motivi per cui non maneggiare serpenti. Ovviamente questo è un video un po' controtendenza per me, sapete bene che è blasfemia. Io se li vedo li devo toccare, prendere, maneggiare. Vi ho spiegato 1000 volte la mia filosofia del stressarne uno per educarne 100 quando ve li mostro nei video, ma in realtà è semplice egoismo perché mi piace stoccacciarli. Comunque andiamo contro tendenza e parliamo un po' dei motivi per cui non maneggiarli. Ce ne sono molti, ne prendiamo in considerazione soltanto 3 stavolta, quindi non cominciate a bacchettarmi su decido io, il video è mio. Motivo numero 1: semplicemente non siete capaci e non sapete riconoscerli. Spesso parecchi si improvvisano, nonostante le migliaia di video che ho fatto sul canale per mostrarvi questi serpenti, insegnare a riconoscerli e quant'altro, con i vari caratteri distintivi di ognuno. Purtroppo spesso e volentieri leggo, soprattutto sui social, commenti che mi fanno accapponare la pelle, ovvero sparate natrici e biacchi ovunque, come se tutti i serpenti a questo punto non fossero più vipere come era prima, ma fossero biacchi o natrici. Facendo così mettete in discussione e soprattutto in pericolo parecchi improvvisati che provano a metterci le mani, se non voi stessi. Perché? Questo era buono. Perché incoraggiate chiunque a maneggiarli. E ragazzi, se non sapete riconoscerli e non ne siete certi al 100%, tenetevi le mani in tasca. E questo è uno dei piccoli particolari. L'altra fase di questo motivo, diviso in 2, è che non sapete maneggiarli. Cioè, spesso alcuni di voi sono anche in grado di riconoscerli. Perfetto, avete studiato, anche sui libri, comunque siete preparati, li sapete riconoscere, ma non li sapete maneggiare. Questa è una cosa che si fa semplicemente con l'esperienza sul campo, ahimè a volte anche facendo male a qualche animale. Ora, io sono stato seguito fortunatamente da persone competenti e spesso e volentieri sbaglio anch'io, quindi improvvisarvi nel maneggiare un animale di cui non conoscete nulla essenzialmente è una cosa sbagliatissima, sia per voi sia perché spesso e volentieri fate un danno all'animale irreparabile. Quindi evitate di maneggiarli se non esclusivamente necessario, se non siete capaci. Volete metterli in sicurezza? Mi sta bene tutto e apprezzo moltissimo, mi avete mandato un sacco di video e foto di serpenti che avete salvato, sono contentissimo. Fatelo con una pattumiera, con un secchio, fatelo in modo che l'approccio con l'animale lo evitiate con le mani, perché altrimenti rischiate di fargli molto male. Come sempre ragazzi, vi chiedo semplicemente un like e l'iscrizione al canale, a voi costa veramente poco, per me fa tanto, soprattutto visto lo scoop che vi anticiperò alla fine del video. Eccoti qui, ti ho visto, cicciottone. A quanto pare qualcuno se lo sono dimenticato, ma ormai io sono entrato in mood cerchiamo serpenti, quindi probabilmente non ne raccoglierò nemmeno uno. Sotto questo tronco dovete sapere che ho trovato l'estate scorsa un saettone enorme intento a ripararsi dal caldo, però purtroppo adesso non c'è niente, non c'è rimasto manco più un pezzo di ramo, quindi mi levo perché sennò rischio che mi cada in testa. Secondo motivo per cui non maneggiare
serpenti, ragazzi miei. Può sembrare piuttosto banale, anzi lo è, ma forse è bene puntualizzarlo. I serpenti, o meglio, alcuni serpenti, sono velenosi. Grazie, questo lo sapevamo già e so anche maneggiarli, quindi qual è il problema? Ve lo spiego subito. Anche il più esperto, ragazzi, il più bravo cercatore di serpenti, allevatore, potete nominarmi chiunque, addirittura ci sono persone che lo fanno di mestiere, estrarre il veleno dei serpenti allevati, come vi ho spiegato, per vendere il siero, per essere studiato per varie cure, no? Spesso e volentieri vengono morsi più e più volte. Perché? Perché inesperienza, errore umano che può capitare, in questo caso non perdona, o semplicemente sfiga. Chiunque di noi maneggi serpenti, soprattutto se velenosi, prima o poi verrà sicuramente, categoricamente morso. Ce l'ho messo da conto anche io e ovviamente spero di non essere morso, ma l'ho messo da conto che a furia di maneggiare, recuperare, rompere il cacchio alle vipere, prima o poi, a causa di un errore umano, a causa della sfiga, a causa della vipera molto più sveglia di me, e non è difficile, un morso me lo beccherò anch'io. Quindi il fatto che sia velenoso l'animale non deve fermarvi semplicemente per il pericolo del veleno, perché chiunque a un certo punto, una volta che prende un po' di dimestichezza, si sente un po' onnipotente e crede di poterli maneggiare con scioltezza e facilità. Invece l'errore, soprattutto quello umano, è sempre dietro l'angolo. Quindi anche se sapete maneggiarli, magari con i velenosi evitate. E ora eviterete anche per gli altri, perché sta arrivando il terzo motivo. Il motivo categorico più importante di tutti, come sempre, per non maneggiare serpenti, è il fatto che nessun serpente è innocuo. Perché? Ebbene sì, non sono velenosi, ok, ma dovete mettere da conto che qualsiasi morso ricevuto da parte di un serpente può portare a delle complicanze, infezioni dovute a batteri che l'animale può avere nella bocca, o a nuove scoperte come quella che ha fatto l'amico Alex Paterna, dove ci spiega addirittura che il nostro amato biacco è velenoso. È velenoso! Fortunatamente però non sono ancora morto, quindi probabilmente non è letale, quindi l'argomento andrebbe approfondito, quindi ne parleremo in un prossimo video. Quindi dopo questo scoop, ragazzi, capite bene che a volte anni e anni di scienza sono spesso messi in discussione continuamente. Questa cosa non me la sarei mai aspettata nemmeno io, non se l'aspettava nessuno, ovviamente non di rilevanza medica e soprattutto per l'uomo, e ne parleremo in un prossimo video. Quindi dopo questo scoop, ragazzi, mi raccomando, per tutti questi motivi tenete le mani in tasca e soprattutto non fate quello che faccio io. Neanche a dirlo, ma lo diciamo lo stesso. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a lasciare like e condividere. So che era un argomento piuttosto banale per molti di voi che mi seguono, ma spesso e volentieri queste cose vanno comunque trattate e niente, vanno ribadite spesso e volentieri, visto l'andazzo, anche perché se vi faccio vedere i messaggi che mi arrivano sicuramente mi chiedereste di approfondire ancora di più. Quindi noi ragazzi ci vediamo alla prossima, ciao!